Torniamo a parlare di Caspa, rispondo a un commento. Mi è stato scritto: ciao, Caspa la conosco da anni, tuttavia con il protocollo Lightning Network Bitcoin ha risolto il suo unico problema della velocità dei costi. Quindi mi chiedo, Caspa, che ruolo possa avere? Allora, partiamo dal presupposto che per capire meglio Caspa o per capire meglio altri protocolli bisogna smettere di paragonarli a Bitcoin. Sono cose diverse, anche se magari la community in questo caso vorrebbe sentirsi dire che Caspa è il nuovo Bitcoin e Caspa è nata per sostituire Bitcoin. Ha delle similitudini, come ad esempio Proof of Work, un lancio fair e altre piccole accortezze, perché arriva dal protocollo Bitcoin come la maggior parte di tutti i protocolli, solo che questo è un pochino più vicino. Ma questa è solo una pura narrativa e speranza. Caspa ad oggi è una blockchain non lineare, quindi un block DAG, proof of work con una protezione della rete elevata e scalabile. E detta così può suonare come suonano tutti i racconti, tutto il marketing che fanno gli altri protocolli. In questo caso l'innovazione è il block DAG, quindi i blocchi in parallelo, un'alta efficienza, bassi costi e una scalabilità elevata unito al proof of work che fa fare la differenza. Ma si vede già che di base anche loro non pensavano di voler sostituire Bitcoin, infatti fino ad oggi, che non è una criptovaluta neonata, di concreto ha avuto ben poco e da giugno, se non spostano nuovamente la data, farà un fork tecnico e si stacca completamente da quella sorta appunto di narrativa che la può vedere come concorrente a Bitcoin o il nuovo Bitcoin. Lo dimostra appunto il fatto che cambierà forse posizionamento nel mercato. Il fork cambia drasticamente, non è più solo una rete dove potete trasferire valore velocemente, quindi Caspa, e potete trasferire valore in Caspa, ma diventa una blockchain programmabile, un vero e proprio ecosistema. Cambia praticamente il valore economico del protocollo, di tutto il suo sistema, passa da una blockchain che trasferisce valore a una blockchain su cui costruire anche del valore. Diciamo che dopo il fork, per comprendere meglio, entra più in competizione con Ethereum, la piattaforma, l'ecosistema programmabile per l'eccellenza, la velocità di Solana, e diventa, attenzione che è qua che può succedere un qualcosa, la prima blockchain proof of work scalabile e programmabile, quindi mantiene la sicurezza del proof of work, ma poi dovrebbe avere tutte quelle caratteristiche delle blockchain moderne. Trovando un ruolo, un posto nel mercato dopo il fork, se ci sarà, perché oggi del video che sto cercando di spiegare è se avverrà. Per ora è aria fritta perché di concreto non c'è nulla. Potrebbe diventare una nuova categoria di blockchain ibrida. Detto ciò, entriamo nei se e nei ma. Il se, verrà il fork, se andrà tutto bene, il ma, dopo il fork, bisognerà che ci siano delle caratteristiche per poter anche fare pressione sul prezzo, ovvero un ecosistema crescente, sviluppatori che lavorano, applicazioni decentralizzate, use case e soprattutto un qualcosa che l'utente possa utilizzare, realmente. Poi c'abbiamo il solito rischio di speculazione prima di ogni, fork. Si crea aspettativa, si crea la narrativa e ovviamente potrebbe entrare capitale, ma entra anche qua magari capitale e liquidità in una fase dove poi di concreto non c'è nulla e quindi poi come entra e magari di concreto si inizia a creare tra 1 o 2 anni, può anche uscire molto rapidamente. Il classico buy the rumor e sell the news e quindi poi anche lì bisogna stare attenti a capire se si vuole entrare al mercato, quando entrare e come entrare con una strategia, perché può succedere questo. Una volta che si uniscono tutti i puntini, ci vorrà del tempo e del tempo potrebbero essere anche anni che si vada nel caso a posizionare, perché abbiamo Ethereum che è l'ecosistema per eccellenza strutturato, Solana, la blockchain veloce e diffusa e adottata e poi anche tante altre. Quindi una volta che il fork è stato fatto, che ci sono nel caso sviluppatori, use case, bisogna che crei delle killer app che porti veramente poi attenzione
e usabilità sulla blockchain e non solo quel filo di narrativa che la sta accompagnando ancora oggi. Quindi arriviamo al punto importante: il fork di Kaspa non è automaticamente vincente. Ovviamente è molto rilevante per quella blockchain che finalmente gli dà una struttura, gli dice passi da una narrativa a un qualcosa che potrebbe essere reale, gli dà il ruolo. Però per l'appunto non è detto che sia, per forza di cosa vincente. Kaspa dopo il fork sicuramente non sarà più quella di prima, a parte la struttura, block DAG e proof of work, e non sarà neanche quello che molti si immaginano perché stanno sperando di. Sicuramente è una fase epocale di trasformazione e in queste fasi nascono due cose: l'opportunità oppure la netta confusione. Lì devi solo capire in quale fase del ciclo sei e che non devi magari scegliere subito. La cosa più importante, rapporto rischio e rendimento, è anche capire, questo concetto. Kaspa non sta cercando di migliorare, perché comunque era già una blockchain, block DAG comunque efficiente. Sta cercando una cosa diversa, sta cercando di avere un ruolo nel mercato. Però questa è solo la risposta del mercato, la risposta degli utenti, la risposta degli investitori, la risposta degli sviluppatori, che farà sì che questo cambiamento, questa evoluzione, il mercato lo accetti in modo positivo o in modo negativo. Se ti interessa comunque l'argomento, appena entri nel mio canale YouTube c'è un video, salvato in alto dove spiego perché nessuna cripto potrà mai essere come Bitcoin, e se nella barra di ricerca all'interno del mio canale YouTube, clicchi e scrivi Kaspa, troverai tantissimi video esplicativi su questo progetto che comunque stiamo seguendo in tanti. Mi raccomando, per ogni volta che succeda una cosa del genere, cerca sempre di rimanere lucido, cerca sempre di non essere mosso da FOMO. La classica frase che mi senti sempre dire, molte volte uno può fare anche, l'osservatore e vedere come funziona, come va a finire una cosa, come cerca di andare la sua direzione, e se un progetto vale c'è sempre tempo ad entrare, perché il mercato sconta sempre tutto. Quindi a voi le valutazioni. Kaspa tra l'altro non è listato ancora ovunque, l'altra cosa interessante è che non ha investitori, partecipazioni, quindi anche gli exchange se volessero listare Kaspa la dovrebbero comprare a mercato, quindi questa è anche una cosa molto interessante. Comunque oggi se volessi acquistare Kaspa, e non è un consiglio finanziario, lo sai, lo puoi trovare su Bitvavo, l'exchange europeo, con coppie in euro, quindi puoi comprare Kaspa direttamente con euro. Tra le altre cose, registrandoti a Bitvavo con il link che trovi in descrizione, hai la promo dove depositando 10 euro ti vengono regalati 10 USDC. Quindi anche interessante vedere come funziona l'exchange con questo piccolo bonus che ti viene elargito. Io ti ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto. Ciao!